And as promised, here it is. Post Watches and Wonders, Ask Casa, the format in which you drop your questions here below and I do answer them in a most honest, most Casa and most articulated way possible. Have a great day ahead. Have a great start of the Post Watches and Wonders week. Some of you will be back to work. Some of us will be back to work or on vacation. So drop them questions. I want to answer all of them. Eccoci, arrivati a Milano. Capisco, mi sembra una buona scelta. Non saprei, overall. Ma io prenderei titanio, però sono gusti personali, comunque te lo prescrivo. To be honest, I don't have a best watch. Best watch is a lot. There are plenty of watches that I liked, plenty of watches that I really didn't like, very few that I would buy. To be honest, considering the price, the market, or whatever, I don't know what I would buy. I mean, I'm too poor for it. But I can say tank normale I would buy. Maybe I would buy the reverso chrono. And maybe I would buy a Parmigiani. So yeah. Best watch, like overall. No, I don't have one. There was nothing that was that loud that we all agree that it's amazing. And yes, that's way easier. Top 3 from the show. Tank normale platinum. Tonda PF tourbillon. Should I say reverso chrono? Or shouldn't I? I should. Reverso chrono. That's indeed a very interesting question. I think that these two watches could not be really put in a comparison because the design is so different. The Pasha is a much less simple watch in terms of aesthetic and therefore is really easier that is less liked because you have very interesting but very polarizing lugs. You have a huge crown that could be liked or not. I like it. I like them both. To me, the choice was the Pasha. So still is, kinda. But I guess that the majority of the people around would go for the Omega because it's way easier to wear and way easier to look at it and liken it. Anyhow, I would not compare the two watches, but happy to share my... It is very unfortunate. I had no time to have a look at them. I was really looking forward to that, but I got stuck in Geneva traffic, which for those who know, they know it's hectic and it's something unpredictable somehow. So I missed the appointment. I'm really looking forward to Pierre and to the whole equipe and team of Beaver Watches to show them to me on the next trip to Geneva, which will hopefully be during the auction weekend and auction week before this amazing time of auctioneering. It will be May, and for those who be in Geneva, I will be sure to and make sure to have a tiny event, whether it's that or a tiny dinner, a Casa dinner out and about. So I don't know yet. Hope to hear it soon. Avete ogni tanto questo vizio di non volervi bene. Mi spiegate cosa vuol dire Tudor Royal? Punto di domanda. La interpreto a modo mio. Cosa ne pensi di Tudor Royal o Royal che dir si voglia? Mi piace, le iterazioni presentate mi piacciono, penso non ci sia ancora una grande spinta commerciale, una grande voglia di entrare in quel segmento di mercato, in quel tipo di estetica da parte di Tudor. Indubbiamente però c'è il piacere e la voglia di mantenere un'offerta per quello che riguarda questo tipo di orologi.
Tudor, lo sapete, sta lavorando secondo me molto bene e sono ormai insomma 2, 3, 4 anni che lo sta facendo, però vi prego, quando mi fate le domande, di solito siete super top, ogni tanto però mi fate queste domande che sono a ruota libera, cioè potrei rispondere filetto alla Wellington e sarebbe uguale. Credo questa domanda non sia legata a Watches&Wonders, bensì al vintage, in quanto un tank must lapis manuale mi sembra un orologio d'altri tempi. Indubbiamente è uno di quegli orologi per cui vale la pena spendere più del necessario perché è particolarmente bello. Lo sapete, non sono il più grande fan di tank must, devo dire cedo sui manuali, mi piacciono, però quando c'è di mezzo un qualcosa di speciale come in questo caso, per me è assolutamente un sì con benedizione extra. Cosa dire d'altro? L'orologio è bello, l'orologio è portabile e non credo sia stato fatto niente su quello che è tank lui e non tank must. Come tale, go go go! Oh, I bloody like them, for sure. I do. I posted a dog story yesterday because a dog was with me in a whole train journey. So, yeah, I do like dogs. I'm more a cat person, to be completely fair with you. But I do have to say I've been pretty much developed an addiction for dogs. I love to pet them. I need some love. And they give me a lot of love. So, yeah, I like dogs. And I like dogs and watches. È interessantissima questa domanda perché è difficilissimo rispondere. Brand che mi hanno colpito di più. Allora, un brand di cui io voglio andare a decretare la vittoria del mi ha colpito di più, che è un po' quello che tutti vogliamo in questo momento, classifiche, vincitori e tutto, con questo premio virtuale che non è neanche il premio della gloria, ed è difficile, sono il primo a volerle fare perché mi divertono, però è molto molto difficile. Mi hanno colpito indubbiamente Parmigiani, che però mi ha già colpito l'anno scorso, quindi diciamo che è rimasta coerente. Mi ha colpito molto Hermès, che mi colpisce tutti gli anni. Mi ha colpito stratanto Chanel, di cui nessuno di noi parla abbastanza perché Chanel fa delle novità che sono una bomba. Mi ha colpito Gucci, anche se deve mangiare tanta pasta asciutta perché volevo sapere 100.000 cose e non le ho ancora sapute, però l'orologio è bello. Ma mi hanno colpito in tanti. There's not a single one I would name the best release. Maybe I would go for the Basel dial just because you all hate it. So it's not the best release, I'm sure, but it's the release that helped us all. Like it's the most polarizing and wow, it made a mess. And I like when brands make a mess, which is this kind of mess, which is a positive mess. Nevertheless, I would say that the new Overseas in smaller size 34.5 is bloody amazing. The new Tone Tourbillon is great. The Uralinsky chronograph is great. The Tang Normal, both in platinum and Skeltonized, is great. The new Show Part-Time Only is amazing. The new Tudor Black Bay 54 is great. Whoa, there's too much to remember, to be completely honest. There's too much to remember. I'm honest with you. So there's no one I would do, but a lot of them. Ho un punto di vista strano, vi spiego la mia premessa, voglio essere completamente franco su questo. Io non sono un fan della lunetta ceramica sul Daytona, non mi è mai piaciuta, non mi piace da quando l'hanno presentata. Come tale, il fatto che adesso ci sia un anello metallico non può che piacermi di più di prima, perché me lo rende un po' più sostanzioso come orologio. A me prima dava un impatto quasi di plastica. Un orologio che io trovo bello, ma è un orologio che io non vorrei comprare, non ho mai provato a comprarlo, non l'ho mai chiesto, perché so che tanto non mi piacerebbe abbastanza. E tutto questo, quindi, per concludere, mi fa dire che sì, preferisco quello che hanno fatto adesso, spero si torni a una lunetta metallica, anche se la vedo difficile, e questo è proprio il motivo per cui io preferisco l'acciaio e oro, che è per me molto più bello. No top 3, I'm tired. I just want to do a top 10 in random order. So Rolex 1908,
reverso chronograph, Parmigiani tourbillon, Cartier Tank Normal in platinum with platinum bracelet, the Orlinsky from Hublot chronograph, the Chopard 3 hands, the Hermes Monopoche chronograph. Dude, it's so hard. The Black Bay 54. And then I'm missing two, which I would say could be. It's pretty hard for me to reimagine. Did I say the Vacheron Overseas 34.5? Maybe, I don't know. And so let's say it's one missing. I'll figure this out. I'm really thinking about it, but I have nothing in mind for the moment. Non ho visto lato font, grafica e compagnia cantante, sicuramente c'è la differenza dell'anello, non ho guardato il resto, anche perché ammetto non avevo lì presente due orologi veramente così simili. Sarà divertente vederli molto presto in Rolex qua a Milano, dove molto probabilmente riuscirò a fare questo paragone. Vediamo un po' quello che si riesce a fare e vi tengo aggiornati. Good watch, great watch, amazing watch. Very nice. They did a lot of work. They put a lot of work into it. The price point is pretty complicated for the Italian market, but they don't produce many, so it's okay. And the watch is really unbelievably good on a wrist. It's possibly the most iconic watch they have in the time only section and in the dress watch / non-Alpine Eagle watches. I do like it. I am looking forward to know more from Chopard because, I saw it in 2 minutes maybe, I think less. So I'm sure I have to dive a bit deeper into it. They did great novelties. The price point again is complicated, but the watch is really incredible, and I've seen a lot of collectors talking about it, so good. I get mad for that. We had like more than 60 brands presenting novelties, and including myself, we're all looking at what was not presented. It's pointless, it's consumerism. I don't like it, to be honest. I'm very much against that. Let's settle for what we have. Let's settle for what we see and what we have seen, and let's just let Omega, Audemars, or whoever be, because it's also good that they didn't present now, so we have more to talk during the year, you know? I'm really sad about that. To me, the chrono from Louis Monet, the one with the hour and minutes counter at 6, the Defeat Titanium, the vintage inspired one, and maybe the Tudor Opalin. Yeah, I would say these three. There was a lot below the radar. There was a lot, but these are the first three that came to my mind. Ciao, grazie e complimenti all'industria più che a me. Sono molto contento vi sia piaciuto il reportage più che report. Che io sappia, no, non sono veri, sono di laboratorio in buona sostanza, giustificato dal prezzo peraltro, quindi sono sintetici ma non sono vetro o plastica, quindi è un dipende grandissimo. Ti dico perché. A me i Giorargento in generale piacciono tanto. Archivio non credo esista un archivio ufficiale, esiste la fondazione. La parte proprio interessante di tutto questo discorso qual è? È che il marchio Giorargento ha fatto un bel rimpallo da un lato all'altro. Era Bulgari fino a poco tempo fa, adesso è stato tirato fuori da Bulgari e sono in procinto di un rilancio del marchio. Come tale è stata una delle news forse più interessanti della fiera. A me comunque gli orologi fatti da Genta in larga maggioranza piacciono molto. Ovviamente non possiamo generalizzare a tutti, alcuni non mi piacciono per niente. Archivio non esiste ancora, la speranza è che vada ad esistere con la concretizzazione del marchio nuovo, del rilancio del marchio che si sta facendo.
assolutamente, io ve l'ho anche portate le novità bulgari, ve l'ho fatte vedere. Ci sono stati dei nuovi Opto Roma con un redesign dell'Opto Roma, l'hanno ridisegnato, la cassa è molto più portabile, sta bene anche a me, c'è un nuovo papillon e mi pare di ricordare, basta più o meno. Il nuovo Opto Roma comunque è un bel highlight, ora vediamo quando arriva il finissimo più piccolino. I do like the three brands, to be completely honest with you. I do like Grand Seiko, Modern Seiko, and Credor I know really few, apart from a watch at Cinta design. You can have a full YouTube and Instagram video about it on my channel, of the history of Cinta and how we design a watch for Credor. Nevertheless, there's a huge confusion between all that because it's all under the same property family whatsoever, but they tend to do different things, but under the more or less same, not brand, but name, more or less. We can say that, and that's pretty hard. That's pretty hard to understand. It's pretty hard to be clear and be focused on them and appreciate them in a single way and not all together. You know. Molto meglio il design degli anni 90, ragazzi. Molto meglio. Tutt'altra storia vicenda. Ditemi quello che vi pare. A me quel dei date piace per alcune ragioni. Ora, il decoro motivo puzzle non mi piace, devo essere onesto. Non amo i puzzle. Cioè, li trovo simpatici, ma non è un decoro che avrei usato. Detto questo, sia il puzzle che le emoji che tutto possono far pensare a un qualcosa di giocoso legato un po' al tema dell'essere bambini, del tornare bambini. A me l'orologio piace un botto, nel senso che mi piace il fatto che polarizzi così tanto, mi piace il fatto che faccia parlare, mi piace il fatto che quasi per tutti sia la volpe l'uva, perché è brutto, poi se te lo dovessero mai offrire e avessi quei soldi probabilmente lo prenderesti. Mi piace il fatto che finalmente Rolex si sia presa un po' meno sul serio e che l'orologio sia rivolto finalmente anche a un po' di artigianalità, come per questo smalto. Poi, guarda, con tutta onestà non trovo fosse il caso di parlare di distacco, non di marchi che dovrebbero ragionare in modo diverso. Non li vivo come veri e propri competitor sotto molti aspetti, anche se probabilmente lo sono, e secondo me non c'è bisogno di che uno dia distacco all'altro, l'altro all'uno. Secondo me c'è spazio per entrambi e è sbagliato un po' pensarla in questo modo. Poi è innegabile che magari ci sia una comunanza di politiche o comunque un guardare a chi è leader dell'industria, però io penso che Omega abbia bisogno della sua personalità e di fare il suo, e come tale spero e credo comunque che non fosse focalizzata su questo, e quindi eccoci qua. I wanted to make a final count that I did, like all the appointments I had. No, I arrived last night and I unpacked, went to sleep. I woke up today, I wrote an article, I am answering a Q&A, and now I'm going for lunch with a client, and then shooting for a client, then packing again, then sleeping again, or maybe gym, and then maybe and then I'm leaving again tomorrow morning. So I would say I tried more than 100 watches, that's pretty much sure. I haven't tried all of them on a wrist because it's not really comfortable to do so, and it's not really good with the gloves. Sometimes I hate gloves. It's too much. It's really too much. But yeah, I guess 100. That was cool. Sì, come direbbe Marmaionchi, 100% sì, ma stiamo scherzando. Orologio spaziale, bellissimo, soprattutto comprato sia con bracciale acciaio che con cinturino in caucciù, perché per me quel cinturino in caucciù è incredibile, strepitoso. La nuova uscita che mi ha colpito di più non è di nessun big brand ed è un orologio che ancora non è uscito, però l'ho già visto, quindi per me è un'uscita. È un brand nuovo che si annuncerà tra poco e farà una cosa che mi strapiace,
e quindi impazzisco. Un'altra cosa che mi è piaciuta è il progetto che ha fatto un gruppo di collezionisti che ha selezionato tutti artigiani iperspecializzati di altissimo livello e ha fatto un orologio riservato a questo gruppo, fatto da tutti questi artigiani. Poi ora devo capire di più sulla loro politica e tutto, ma un orologio che al pubblico uscirebbe a 28-29, loro l'hanno fatto per loro a 8, dichiarandomi e promettendomi che c'è zero margine sull'orologio. C'è un bel po' di nuove arrivati nell'HC, che è l'Accademia dei Creatori Indipendenti dell'Orologeria. C'è la prima donna forse che arriva con un orologio molto bello, molto intelligente anche, e un nuovo creatore russo che invece ha fatto qualcosa di molto sfizioso. Questi le mie... Che dirti, intanto bravo, bella scelta, complimenti e auguri quando... sub 39 GMT come il mio, che purtroppo non ho più perché l'ho perso in viaggio. Grande, pieno di orologi, assolutamente pieno di... Ho cercato di non farlo perché mi sono rotto le palle di mangiare, veramente non ne posso più, cioè, mangio e basta tutti i giorni, tutto il giorno. Sushi perché io preferisco il chirashi al poké. Il poké io l'ho mangiato la prima volta nel 2018, quando nessuno sapeva cosa fosse, ma qua a Milano al Botanical già lo facevano. Mi ricordo che mi sfiziava una cifra, poi quando tutti hanno cominciato a mangiarlo mi ha rotto le palle come tutto il resto. Detto questo, non vi dico che sono a dieta, infatti sto andando a pranzo, però sto cercando di contenermi e limitarmi quando non ne vale la pena, e vi assicuro che a Ginevra non ne vale la pena. Black Zenith, i nuovi pilot solo tempo, almeno mi piace, l'altro è un po' grande per me ma è comunque un bello orologio, anche il Defi Titanio è un bello orologio, insomma ce n'è di roba acquistabile, credimi, non stiamo a secco. È già stato fatto con la Singapore Watch Week, non mi ricordo, comunque le novità presentate prima di questo salone, perché il Panda è inarrivabile secondo me rispetto a tutto il resto. I'll try not to be romantic because keeping only one watch is indeed not romantic, so I would say my Datejust. I have the 116234, I guess it's in English. Yeah, it's the most versatile watch I own, and I would say that this would benefit my decision. Like, this would really interfere with my decision, because if I have to keep one watch, it must be a very wearable and versatile watch. Nevertheless, I will never get tired of saying that it's a watch I use for beach volley, actually on wrist. I brought it to the opera, La Scala in Milan. I did everything with the watch, and the watch was really fitting with my expectations, and it was very nice on wrist whatsoever was the whatever was the occasion. So I would say that this one would be my go-to, but I really and strongly hope this will never happen. Ovviamente perché non c'è altrove, lì veramente mi dà troppo quell'aspetto vintage. Detto questo, lo porterei anche con Rivetti, con tutta onestà. Però ragazzi, il bracciale caucciù è un altro livello, è bellissimo e sono curioso di vederlo col pelle. Mi scuso, oggi non metto la foto perché sono in giro, sto correndo, non ho molto tempo e non sono riuscito a vederlo dal vivo. Ma c'era, era presente e non sono riuscito a vederlo dal vivo, mi spiace un sacco. A me piace come brand, mi piace l'orologio, mi piacciono gli orologi che fanno, li avrei voluti conoscere meglio. Purtroppo è stato veramente un disastro questa fiera a livello di tempo e si è fatto quel che si è fatto. Penso che se uno non ha modo di accelerare questo processo sia il caso di comprare altro, totalmente. È difficilissimo come italiani capire questa cosa, e io penso però che
il motivo per cui noi vogliamo Rolex è anche questo, il fatto che non riusciamo ad averlo, il fatto che regga così bene se non accumuli il prezzo perché non riusciamo ad averlo. Quindi cosa penso? Che sia sbagliato? No, perché tanto siamo noi che rendiamo tale questo fenomeno, non è Rolex. Rolex fa quasi 1 milione di orologi all'anno, quindi siamo noi che li vogliamo, non è Rolex che è cattiva. Ci sto, amen. Secondo me, cioè c'è pieno di altre cose da comprare, pieno. Ti metti in lista, attendi e intanto compri altro. Che è il bello di questo settore poi, è il bello di questo settore. Rolex facendo così fa un regalo a tutti noi. And so also this Q&A is over. I try to put a microphone, otherwise you will never hear me in a tram. It was great, and I'm glad to have the possibility to talk to a lot of you. It was nice meeting you all at the fair, not all, but unfortunately not all, but I would love to meet you all. It was nice meeting at the fair. I hope to have made a good coverage, and I hope to have answered more or less all your questions, and I'm very happy of that. I'm sorry if I had a delay, but last train ride was with friends, and so I had a chat and I was not on the phone, also because after a week like that I think that was well deserved. And so see you very soon with more content. I have a lineup of videos for you on YouTube that will be great, and I gotta say it will be something very, very nice. My year starts now, I gotta say. I'm very, very sorry for the last Q&A. I tried to use a microphone and well, looks like it didn't work very well, and looks like I won't be doing stories on a tram again. Very sorry. Nevertheless, feel free to DM me with your questions, and I will try to do my best and tell you my pickups and my whatever about the fair. In the meantime, would you like a live about Watches and Wonders with me on my own? Because I'm doing another one with Bruno Giorgione, and I will be doing one with Pietro, the limited edition. So yeah, let me know. Maybe 3 lives this month. Wow.